Continuiamo l'esplorazione dell'arcipelago delle Azzorre. Ci sono attrazioni in questo video che non puoi assolutamente perdere. Resta con me fino alla fine, non te ne pentirai. Questa volta ti porto a Furnas, un paese di 1500 abitanti, situato nella parte est dell'isola di São Miguel. Furnas è un vero e proprio gioiellino delle Azzorre che è stato costruito all'interno della caldera di un vulcano attivo, e si vede. La sua posizione porta alcuni rischi per chi ci vive, ma anche alcuni vantaggi. Ora ti mostro quali sono. La prima volta che l'ho vista mi è sembrato di entrare in un regno magico, una specie di realtà parallela separata dal nostro mondo. Arrivando nel paese vedrai un lago, anch'esso all'interno del cratere del vulcano. Potresti trovare la nebbia all'interno della caldera. Sfruttala per scattare foto indimenticabili, con un alone di mistero e di romanticismo in più. Non perdere la cappella da Nossa Senhora da Vitórias. In una delle estremità del lago, avvicinandoti al paese, noterai alcune colonne di fumo. Non si tratta di un incendio, ma delle fumarole. L'attività vulcanica nel sottosuolo produce questi gas e vapori, che si scaricano poi nell'atmosfera uscendo dal terreno. Fermandoti nel parcheggio apposito potrai vederle abbastanza da vicino. Dalle fumarole esce vapore acqueo, ma anche anidride carbonica, idrogeno solforato, metano e anidride solforosa. Al di là di questi nomi, basta sapere che bisogna fare caso alla direzione in cui spira il vento per cercare di non respirare questi gas. Non succede nulla se ti fermi per una ventina di minuti, ma non trattenerti più a lungo, perché, anche se sono invisibili, alcune di queste sostanze sono tossiche se respirate per lungo tempo. Fai caso ai fanghi ribollenti nelle buche e anche ai mucchietti di terra presenti in alcune zone. Potresti chiederti che cosa siano. Chiarirò subito questo mistero. Sia qui che nel paese di Furnas, dal terreno esce tanto calore. Potrai verificarlo tu stesso toccando la terra sotto di te. Questo calore è sfruttato dalla popolazione per coltivare frutti che in inverno, normalmente, non ce la farebbero senza questo terreno caldo. E poi serve per cuocere il cocido, uno stufato tipico della cucina portoghese con carne, verdure e legumi, e che quando viene cotto in queste buche nel terreno, sfruttando il calore vulcanico, acquista un sapore particolare. Ogni ristorante ha la sua personale buca. Curioso, no? In paese fai una visita al piccolo parco termale Poça Dona Beija, dove per 8 euro potrai immergerti per 1 ora e 30 in 5 vasche di acqua termale corrente, ricavate dal fiume di acqua bollente che scorre nella valle accanto alle vasche. Non preoccuparti, prima di arrivare nella vasca l'acqua sarà raffreddata alla temperatura perfetta per rilassarti. Nel centro del paese, al Jardim da Curela, troverai un'ambientazione unica fatta di fumarole a ridosso del giardino pubblico. Una cosa veramente unica. Dal terreno viene sul calore, metti la mano è proprio tiepido come una persona che ha la febbre, anche di più, anche qualcosa di più.
Contrariamente a quanto può sembrare, il liquido che esce da queste fumarole non è aranciata, ma acqua sulfurea bollente. In alcune di queste gli abitanti cuociono le pannocchie di mais, che acquistano così un sapore unico grazie alla particolare acqua solforosa. Vengono vendute lungo le vie e hanno un sapore davvero speciale. Se lo desideri potrai fare un percorso in una via con diverse fontane pubbliche di acqua termale, che sarà anche curativa, come dicono i cartelli, ma in alcuni casi è davvero difficile da mandare giù a causa del suo incredibile sapore. Ferrosa, solforosa, salata e frizzante allo stesso tempo. Prova ad immaginare. Una delle stupende attrazioni di Furnas è il Parco Terra Nostra, costruito tra il XVIII e il XIX secolo. È uno dei luoghi più famosi di tutta l'isola e si tratta di un parco termale che allo stesso tempo è anche un giardino botanico, enorme, ricco di passeggiate, boschi fitti e alberi giganti, ma anche fioriture tra le più spettacolari. A tratti ti sembrerà di vivere dentro un dipinto. Se questo è il genere di cosa che può piacerti, prevedi di starci a lungo, perché ti assicuro che non vorrai più venire via. Prima di lasciare la città, punta il navigatore al miradouro do Pico do Ferro, posizionato proprio al di sopra delle fumarole che abbiamo visto all'inizio del video. Nel miradouro potrai gustare una strepitosa vista panoramica su tutto il lago e il paese. Questo è il Simone Viaggiatore, il canale che ti dà consigli su come conoscere meglio i posti che visiti durante i tuoi viaggi. Se vuoi risparmiare tempo e denaro, iscriviti al canale e ti aiuterò ad organizzare dei viaggi indimenticabili in mezzo alla natura o in luoghi di cui pochi parlano. Mi auguro che questo viaggio a Furnas ti abbia incantato così come ha incantato me visitare la città. Ti chiedo di supportare il canale condividendo questo video il più possibile. Io ti do appuntamento al prossimo video dove vedremo le meraviglie dell'ovest di São Miguel, forse la parte più bella e incontaminata dell'isola. Buon viaggio e a presto!